Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andiamo a vedere le previsioni per il mese di ottobre per il lavoro e iniziamo con il segno del cancro. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, la trovate anche scritta qui e la trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di ottobre. Ragazzi, partiamo con la luna, un 3 di coppe. Cavaliere di coppe, 7 di spade e il matto. Dunque, la luna è una carta che può parlare sia di sogni, ma anche di proiezioni o di paure. È come se ci fosse qualche cosa riguardante il passato per qualcuno che potrebbe ritornare a galla. Vi dico, poi c'è un 3 di coppe, che è una carta di festeggiamento, è una carta di abbondanza, è una carta di raccolta, di raggiungimento di certi risultati, insomma. E poi abbiamo questo cavaliere di coppe, pare che potrebbero farvi un'offerta, quindi se siete senza lavoro, potrebbe essere un'offerta lavorativa, ragazzi. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Ripartiamo dalla luna. Abbiamo un 9 di spade e un 3 di spade. Sì, rinnovo il discorso che c'è qualche cosa inerente al passato che vi preoccupa fortemente. Può essere una sofferenza ancora aperta con questo 3 di spade, è come se ci fosse una ferita che ritorna a galla o comunque un qualche cosa che non è ancora guarito, che vi preoccupa, che vi fa in qualche caso anche venire l'ansia. Vi dico, se per caso doveste avere problemi per dormire, perché per qualcuno potrebbe essere, quello che ha aiutato tanto me a livello personale è stata l'agopuntura. Ve la consiglio. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Il carro e l'eremita al contrario. Allora, può essere che qualcuno sia finalmente riuscito ad ottenere un trasferimento, un movimento, perché c'è comunque il carro. Può anche essere semplicemente un viaggio, magari effettuato per lavoro. Guardate ragazzi, questo 3 di coppe può anche far riferimento al fatto che ci sia ehm, una, non è una vera e propria collaborazione, però è un'unione di intenti, come se ci fosse un gruppo intorno a voi che vi appoggia. Poi c'è il carro, quindi c'è anche un movimento, può essere il movimento da un reparto all'altro, può essere un movimento da una azienda anche ad un'altra. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Stavo cercando di capire se riuscivo a darvi qualche informazione in più. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe, magari mi viene qualche cos'altro dopo. 9 di bastoni e fante di spade. Guardate ragazzi, per qualcuno sento che verrà fatta una proposta di lavoro inerente le forze dell'ordine, inerente il proteggere un determinato territorio piuttosto che documenti.
È come se ci fosse una sorta di proposta di occuparvi di qualche cosa in particolare, qualche cosa che deve essere sorvegliato, controllato, difeso. Potrebbe essere come guardia giudiziaria, potrebbe essere la sicurezza in qualche locale. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Potrebbe anche essere una questione di protezione di documenti o una questione al computer, le password, quelle cose lì. Sta di fatto che con questo cavaliere di coppe arriverà un'offerta. Vi dico, siate vigili, perché con il fante di spade c'è bisogno di controllare tutto nei minimi dettagli, soprattutto se dovete firmare un contratto. Perché vi dico questo? Perché alla fine avete un 7 di spade, adesso lo andiamo a vedere. Cavaliere di coppe nuovamente. Otto di spade, voglio andare a vedere anche questo matto. Giustizia. E cavaliere di denari. Beh, allora, il 7 di spade è una carta che come la luna parla anch'essa di proiezioni, di cose che non sono completamente veritiere. Allora, vedendo l'otto di spade ho come la sensazione che siate un po' voi a raccontarvi delle bugie, a vedere la realtà solo per metà. Vi dico, c'è anche la carta del matto e la carta della giustizia. Io qui ho come l'impressione che davvero ci sarà un cambio, un movimento, uno spostamento, un nuovo inizio e nuovi contratti giusti, in equilibrio, duraturi in questo caso, anche se vi dirò, c'è questo 7 di spade che è un po' come se vi dicesse, scusate, di stare allerta, di valutare tutte le possibilità, di... Guardate, l'otto di spade è una carta che indica l'autosabotaggio. È come se nella vostra testa vi steste autosabotando, cioè vi raccontate qualche cosa che in realtà non è perché vedete le cose solo a metà. Quindi probabilmente vi mancano delle informazioni o non riuscite a vedere le cose come sono. Ecco perché avete il fante di spade che vi dice di controllare bene, soprattutto nel caso dobbiate fare firmare appunto dei contratti, però qui con il matto è come se ci fosse un nuovo inizio, è come se tutto quello che è il passato ve lo lasciaste indietro e si iniziasse per una nuova strada. Il matto è un arcano numero 0. È l'inizio di una nuova avventura, di un nuovo capitolo della vostra vita e sarà un capitolo più in equilibrio con la carta della giustizia. Se fosse, per esempio, che avete cambiato lavoro perché non eravate pagati abbastanza, adesso arriva il lavoro che vi dà il giusto merito, che viene retribuito in modo migliore. Avete due volte il Cavaliere di Coppe, quindi sicuramente arriverà l'offerta verso fine ottobre. Può essere che a novembre o fine ottobre, anche lì tenete sempre presente che il tempo è elastico, potrebbe arrivare questo nuovo contratto di tipo stabile. Io ho come la sensazione che qualcuno chieda un trasferimento o cerchi comunque di cambiare azienda. Se siete autonomi, ragazzi, anche per voi è un po' come se vi dicessero di o cambiare qualche tipo di prospettiva, mi verrebbe da dire, vedendo la luna, o cambiare anche con qualche tipo di collaborazione. Però anche per voi comunque c'è la giustizia verso fine ottobre-novembre, quindi tenete presente che si potrebbero risolvere delle cose, potrebbero arrivare quei finanziamenti che state aspettando, piuttosto che riuscire a stabilire dei nuovi contratti. Mm. E se siete senza lavoro anche.
Però ho come la sensazione che molti qui stiano cambiando. Diciamo che l'energia principale è quella di un cambio, ok? Andiamo a vedere, ok, uno spunto di riflessione. Perché mi è difficile aver fede? Non so se si vede. Ok. Quindi, ragazzi, il punto è che avete questo modo di pensare un po' cupo, diciamo siete in versione bicchiere mezzo vuoto. E invece tenete presente che quando c'è la giustizia si parla di giustizia divina, quindi è come se ci fosse una sorta di percorso obbligato che dovete affrontare. Andiamo a vedere una fatina. Non condizionamento. Sono le paure che vi condizionano, il modo di pensare da vittima, il fatto che non possiate, che non vediate, perché non è che non possiate, in realtà la figura è bendata, è come se non vedeste altre vie d'uscita, altre strade, invece c'è un sette di spade, è un po' come se vi dicessero pensate e agite da furbi, non fatevi condizionare troppo da quello che sono le paure, il passato, i pensieri negativi, ok? Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, insomma, per capire come si muoveranno le energie nel prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi e condividere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti agli amici dello Scorpione, anche per voi andiamo a vedere i movimenti energetici per ottobre. Le letture sono generiche, sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, partiamo con un 3 di spade, un 7 di denari, un 4 di bastoni e una regina di bastoni. Devo dire che l'inizio della lettura non è proprio idilliaca. Abbiamo un 3 di spade, parla di una sofferenza, di un tradimento, di una ferita ancora aperta che probabilmente avete o sul luogo di lavoro o inerente a una questione lavorativa. Abbiamo anche questo 7 di pentacoli, che è un po' una carta che vi dice di portare pazienza. Portar pazienza non vuol dire semplicemente aspettare, ma è mantenere un atteggiamento positivo durante l'attesa. Ok, quindi qui si tratta di non farvi troppo assorbire da questo 3 di spade, ok? Anche perché poi finiamo con un 4 di bastone e una regina di bastoni, che sono carte molto belle. Allora, ripartiamo dal 3 di spade. Abbiamo un 3 di pentacoli e un 8 di coppe. Guardate, devo dirvi che questa ferita potrebbe riguardare una collaborazione o un collega. E qui con questo 8 di coppe è come se ci fosse qualcuno che vuole allontanarsi, vuole distanziarsi. È come se si volesse andare a fondo di una questione, di una situazione. L'8 di coppe è la carta del ricercatore. Andiamo a vedere il 7 di denari. Cinque di bastoni e asso di bastoni. Dunque, potrebbero esserci verso metà ottobre delle questioni un po' spinose con dei colleghi o con dei collaboratori. Cioè io credo che qui il punto sia trovare un punto di incontro o fare qualche cosa per creare una certa stabilità.
Guardate, ho come la sensazione che questo 3 di spade sia anche un po' collegato a quanto voi date valore alla cosa, cioè più date importanza a qualche cosa, per esempio, che non avete, e più c'è sofferenza. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Fante di bastoni e 4 di pentacoli. Allora, innanzitutto sono 2-4, quindi sono due carte di stabilità. Guardate, il 4 di bastoni molte volte parla di convivenza o di matrimonio in termini, diciamo, letterali, però essendo questa una lettura di lavoro, può riguardare le nuove collaborazioni stabili o addirittura i nuovi contratti. Vi dico, è come se ci fosse una sorta di solidificazione di certe relazioni, di certe alleanze, mi viene da dire. Questo, verso fine ottobre, vi darà la sicurezza, la forza, la voglia anche di iniziare un nuovo tipo di percorso, di trovare di nuovo un certo tipo di entusiasmo. È come se potrebbe anche essere una delusione, questo 3 di spade, non necessariamente un tradimento, semplicemente diciamo una delusione. Magari vi aspettavate che le cose andassero in un certo modo e non sono andate così, magari non vi aspettavate che venissero fuori certi pettegolezzi, invece sì, magari non vi aspettavate che ci fosse così tanta concorrenza per quel posto e invece sì, però nonostante tutto, alla fine del periodo arriva la stabilità, arriva un nuovo momento. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Il sole e la giustizia al contrario. Vi dico, si va verso la prosperità, verso l'abbondanza. Può darsi che questo tipo di collaborazione non sia ancora regolamentata da un contratto, ma che l'accordo sia più tipo un'intesa piuttosto che un accordo verbale. Però è come se trovaste dei punti di forza nel cammino, perché poi alla fine della lettura avete la regina di bastoni. Qui si tratta di... Allora, per molti è un aumento di livello, per altri semplicemente è il, come vi posso dire, diventare un punto di riferimento per gli altri. Il fatto che la giustizia sia il contrario può anche essere un... perché siccome qua vi dicevano di aspettare, è un po' come se vi dicessero ok, prendete accordi, ma non firmate ancora contratti. Allora, se siete autonomi, ragazzi, appunto, è come se ci fossero, non lo so perché, ma mi parlano di bando. Ho come l'idea che questo 3 di spade sia collegato al fatto di aver perso un appalto, di aver perso un bando o qualche cosa di questo genere, una graduatoria. Però è un po' come se vi dicessero, non aspettate, cioè aspettate un attimo perché comunque c'è tanta concorrenza e vi dico che entro la fine del mese qualche tipo di accordo arriverà, sia che siate autonomi, sia che siate disoccupati. Se avete un lavoro dipendente, qui ho come la sensazione che dovrete aspettare per avere un certo tipo di riconoscimento, un certo tipo di... È come se riusciste a fare poi le cose alla luce del sole. Il sole parla di chiarezza mentale, parla di protezione, parla di abbondanza, prosperità. Abbondanza che non è solo quella economica, l'abbondanza di idee, l'abbondanza di amicizie, l'abbondanza di amore. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta per darvi qualche consiglio su cui riflettere e poi una fatina. Perché mi è difficile esprimermi? Adesso mi dispiace per la luce, non si vede tanto.
ed è un po' il senso della regina di bastoni. La regina di bastoni di solito, adesso qua non si vede, vediamo se lo trovo nell'altro mazzo, viene rappresentata con un gatto nero. Il gatto nero normalmente è associato alle streghe. Quindi il senso di questo gatto nero raffigurato è che, eccolo qua, è che la regina di bastoni letteralmente strega, ammalia gli altri con le sue parole. Quindi è un po' quello su cui dovrete lavorare in questo periodo per riuscire ad arrivare al sole, alla prosperità. Ok? Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. È la comunicazione, il gestire le vostre energie, che vuole anche dire sapersi trattenere quando non è il caso di parlare. Non giudizio. Allora, innanzitutto è una cosa difficilissima, non giudicare. C'è una linea sottile tra quello che è il giudizio e il discernimento, però comunque si tratta di non vedere se una cosa è giusta o sbagliata, ma semplicemente di prendere atto che questa cosa c'è. Ok? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione o se avete piacere con la condivisione del video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici dei pesci. Andiamo a vedere anche per voi che energie ci sono disponibili per il mese di ottobre per il lavoro. Le letture sono generiche, sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 2 di spade, la luna, fante di denari, la morte e 4 di spade. Periodo impegnativo, pesci, più che tutto per questa luna. E sì, la morte sì, è anche impegnativa, ma io la vedo come una carta positiva perché è una carta di rinnovamento, di rinascita. C'è qualche cosa, probabilmente dovete affrontare una scelta, avete paura di non fare la scelta giusta è come se non aveste abbastanza forza. Può essere una forza interna, può essere una forza economica o proprio forza fisica. Il 2 di spade al contrario indica una forte indecisione. È come se non si volesse scegliere. Andiamo a vederlo. Di nuovo 2 di spade e 2 di coppe. Probabilmente qui state riflettendo se mandare avanti un certo tipo di collaborazione oppure no, perché il 2 di coppe quando è al contrario parla di qualcuno o che non vuole scendere a compromessi o che semplicemente è come se non si avesse voglia di continuare una relazione a due. Ovviamente essendo una stesa di lavoro può essere una collaborazione lavorativa. Se per caso avete una situazione romantica sul lavoro, è quella che vi mette in dubbio. Andiamo a vedere la luna. La regina di coppe e la morte un'altra volta. È come se doveste chiudere con un certo tipo di emotività. Probabilmente se avete una relazione sul lavoro è come se qualcuno stesse pensando di chiudere questa relazione. O c'è comunque qualche cosa che vi crea uno stato d'animo cupo. È come se voleste lasciarvi indietro questa regina di coppe, certe emozioni,
certi ricordi. Andiamo a vedere il fante di denari. 8 di spade e il carro. Dunque ragazzi, se a inizio ottobre arriva questa sorta di indecisione o di scelta che sapete di dover fare ma che non avete il coraggio di fare, vi dico questo perché c'è anche il carro al contrario, è come se a metà ottobre iniziaste a valutare che cosa lasciare indietro. Tenete presente che la morte parla dei pensieri, delle paure anche, delle attitudini magari da dover lasciare indietro o anche delle abitudini. Qui sento che fa riferimento a una qualche parte emotiva, perché appunto abbiamo sia la luna che la regina di coppe, come se ci fossero delle emozioni parecchio importanti nella metà di ottobre che non vi fanno bene, che vi tirano un po' giù di vibrazione. Anche perché qui avete l'otto di spade al contrario, come se non riusciste a trovare la forza per muovervi, per prendere una decisione, per dare una direzione alla situazione o a questa relazione. Voglio andare a vedere la morte. Regina di spade e giudizio, 2 carte di rinascita ragazzi e di nuovo una carta di taglio. Allora, ho come l'idea, se siete per esempio lavoratori autonomi, che qui sia in dubbio una collaborazione, un accordo, magari potrebbe essere un contratto con un cliente o un incontro con un cliente, però certe paure, certi pensieri negativi che vivrete a metà ottobre dovrete lasciarli indietro. Certe emozioni negative, ok? Perché è come se non foste in grado, se non aveste la forza voi stessi di fare un movimento, ma perché a qualcuno manca la forza interna, a qualcuno mancano dei dati, a qualcuno mancano delle conoscenze, i mezzi magari proprio, sia finanziari che fisici, magari non avete la macchina per capirci. Però vi dico, a fine ottobre abbiamo questa morte, c'è una rinascita. Se per caso siete disoccupati, vi dico che, diciamo, cercate di sopravvivere alla parte centrale di ottobre perché c'è il giudizio alla fine del mese, quindi c'è una chiamata. Può anche essere che siate voi a chiamare qualcuno, a prendere in mano le redini della vostra situazione. È come se fosse ora di uscire da questa situazione, da questo stato d'animo molto da ombra polarità femminile, quindi il stare fermi, procrastinare, perdersi negli abissi della luna proprio. Ok, andiamo a vedere ancora una carta. Se foste dipendenti, ho come la sensazione che ci sia qualche collaborazione da dover, cioè, scusate, non collaborazione, come vi posso dire, qualche alleanza, qualche amicizia da dover rivedere, da dover ridimensionare. Andiamo a vedere ancora una carta. Perché mi è difficile fare una scelta? E qui lo vediamo, eh. Qui avete 2 volte il 2 di spade, la carta del bivio. Che dobbiate tagliare qualcosa, ragazzi, con le 2 carte della morte e la regina di spade è abbastanza chiaro. Il punto è cosa, dove volete mandare la situazione e la relazione, piuttosto che il curriculum. Se state cercando lavoro, perché magari siete senza lavoro, potrebbe essere utile spostarvi un po' di più. Andiamo a vedere.
tolleranza. Quindi se fosse una questione tra colleghi piuttosto che romantica all'interno del lavoro, qui vi invitano, non capisco perché oggi non si vedono, vi invitano comunque alla tolleranza nei confronti di chi vi sta intorno, fondamentalmente, ok? Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione, la vostra iscrizione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!